Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, stai nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. Nella scorsa videoguida ci siamo lasciati col dettaglio per quanto riguarda i file e le cartelle del nostro cloud. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a spostare la root principale del cloud, perché in realtà abbiamo considerato la cartella privata di default. Quindi nello specifico andremo a creare all'interno della cartella privata la cartella cloud in questo modo. Poi all'interno della cartella cloud andiamo a creare una nuova sottocartella che farà riferimento all'alias associato all'utente, e poi dopo vedremo in che modo andare a crearlo. Per il momento la rinominiamo con una serie di 1 e poi all'interno della cartella con l'alias riferita all'utente creiamo una nuova cartella che la chiamiamo Odla Production. Quindi prenderà come riferimento l'username di ogni utente. Bene, quindi per prima cosa andiamo a puntare, in questo caso lo faremo su ovviamente Odla Production. Poi in fase di spostamento degli utenti, se vi ricordate, sia in fase di registrazione per la parte pubblica che per la parte privata, quando l'utente deve confermare la sua registrazione, poi viene spostato all'interno della tabella utenti privata. Quindi al momento dello spostamento all'interno della cartella utenti privata, quindi una volta confermata la registrazione dell'utente, gli andremo ad associare un alias ad ogni utente e quindi lo salveremo all'interno del database. Quindi verrà creata la cartella con l'alias di riferimento all'interno della cartella cloud, e per finire all'interno della cartella alias verrà creata la cartella con l'username di riferimento. Quindi per prima cosa andiamo a agganciare la cartella Odla Production e quindi a caricare il contenuto di Odla Production. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e in elenco file, come prima modifica nell'intestazione andiamo, nel caso non sia settata la variabile get percorso e get cartella, a definire default dir non sulla cartella privata ma su privata / cloud / abbiamo detto una sequenza di 6.1 provvisoriamente / Odla Production. Bene, e default folder sarà Odla Production. Bene, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete di default viene caricato il contenuto di Odla Production. Ovviamente non c'è nessun contenuto al suo interno e quindi ovviamente il nostro elenco è vuoto. Bene, ora dobbiamo andare a modificare ovviamente tutte le funzioni che gestiscono i file all'interno del nostro cloud. Quindi andiamo per gradi, verifichiamo innanzitutto la creazione di una nuova cartella, la chiamiamo test e come vedete nella creazione della nostra cartella viene riconosciuto default dir e default folder e quindi viene creata correttamente la cartella all'interno della cartella Odla Production. Ora andiamo a rinominare la nostra cartella, la chiamiamo tests con un paio di s, modifichiamo il nome. Come vedete qua abbiamo già un errore, quindi la nostra funzione non sta completando correttamente la richiesta. Quindi innanzitutto andiamo ad aprire il file rinomina rename php e andiamo come abbiamo fatto precedentemente
a modificare il percorso. Quindi innanzitutto qua non ci andrà privata, ma ci andrà privata slash cloud slash stay 1 slash odla production slash old name. Quindi salviamo, F5, rinominiamo la cartella test aggiungendo un paio di S, modifichiamo il nome e come vedete è stata modificata correttamente la nostra cartella. Quindi abbiamo anche in questo caso corretto la modifica. Perfetto, ora andiamo a caricare invece un file all'interno del nostro cloud. Quindi apriamo il file move file e modifichiamo innanzitutto la variabile directory dicendogli che sec post cartella è diverso da stringa vuota, directory sarà uguale a post cartella, altrimenti directory sarà uguale a slash cloud slash il solito alias e poi la cartella odla production. Mentre se è stata selezionata la nostra cartella, il percorso quindi directory sarà uguale a privata cloud alias e poi ci concateniamo post cartella. Quindi salviamo, F5, carichiamo un file all'interno di odla production. Perfetto, è stato caricato correttamente. Ora andiamo a caricarlo all'interno della cartella test, quindi attivando la nostra selezione, quindi la variabile post cartella, e testiamo anche l'upload all'interno delle subdirectory. Perfetto, sta funzionando correttamente. Ora, come avete notato, non è accessibile la navigazione, quindi andiamo a modificarci anche in elenco file i link nell'intestazione. Quindi questo blocco qua, e nello specifico dobbiamo andare a modificare start dir, quindi aggiungendo dopo htdocs il percorso privata slash cloud slash alias. Quindi salviamo, F5, ci spostiamo all'interno della cartella test, clicchiamo su odla production e come vedete ora è possibile navigare all'interno delle directory. Bene, quindi abbiamo riattivato la navigazione tramite la ricostruzione del percorso di navigazione. Bene, ora andiamo a modificarci quindi la cancellazione e lo spostamento. Poi magari ci occupiamo anche dell'unzip. Allora, quindi nella cancellazione dobbiamo andare a modificare default dir aggiungendo cloud alias odla production e default folder con odla production. Bene, poi se si tratta di una cartella, modifichiamo la variabile percorso aggiungendo come sempre privata cloud alias odla production e ci concateniamo get cartella di selezione, altrimenti il percorso sarà uguale a privata cloud alias selezione. Quindi salviamo,
F5, cancelliamo il file add png, diamo conferma, come vedete è stato cancellato correttamente il nostro file. Ci spostiamo all'interno della cartella test e cancelliamo il file ampolla. Bene, e visto che ci siamo, carichiamo nuovamente un file al suo interno, creiamo una sottocartella e carichiamo un file all'interno della sottocartella. Bene, quindi ci spostiamo in node della production, cancelliamo la cartella test, diamo conferma e come vedete è stata cancellata correttamente. Bene, ora dobbiamo modificare le funzioni per lo spostamento, quindi creiamo una nuova cartella e ci carichiamo un file al suo interno. Bene, e visto che ci siamo creiamo anche una nuova cartella test2. Bene, e vediamo di modificare la funzione per lo spostamento delle cartelle e dei nostri file. Quindi allo stesso modo dobbiamo dirgli che se get cartelle è diverso da stringa vuota, allora il percorso sarà privata cloud e il nostro alias, e poi ci va la variabile get cartella con la selezione, altrimenti percorso sarà uguale a privata cloud alias slash o della production slash la nostra selezione. Perfetto, e dovremmo anche esserci, quindi salviamo, F5, spostiamo la cartella test all'interno della cartella test2 e come vedete non è più presente in node della production ed è stata spostata correttamente all'interno della cartella test della cartella test2. Bene, poi ci rimane da modificare il download e abbiamo anche finito, quindi apriamo il file download.php. allora modifichiamo la prima istruzione, quindi la variabile directory. Allora con questi tre puntini ci ritroviamo in privata, scusate, usciamo dalla cartella privata, quindi in realtà facciamo così, eliminiamo i due punti, entriamo in cloud alias post cartella post selezione, altrimenti cloud alias o della production slash selezione. Perfetto, e lo stesso facciamo con la variabile percorso, quindi se cartella è diverso da stringa vuota, percorso sarà uguale a privata cloud alias post cartella, altrimenti sarà uguale a privata cloud alias o della production slash select. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo, scarichiamo la cartella test che è l'unica che ha del contenuto al suo interno e come vedete è partito il nostro download del file test zip e al suo interno troviamo il file add.png. Perfetto, quindi anche il download singolo sta funzionando. Ora modifichiamo anche il download multiplo
e andiamo ovviamente a modificarci tutte le nostre variabili. Quindi qua sarà privata slash cloud slash alias slash odla production. Poi in realtà qua possiamo anche omettere la cartella privata con i due punti e ci ritroviamo all'interno della cartella cloud, all'interno, scusate, della cartella privata con i due punti, e quindi poi entriamo nella cartella cloud. Quindi lo stesso facciamo con la variabile directory, quindi usciamo di due punti, entriamo nella cartella cloud alias odla production, no scusate, alias e basta, perché la variabile post cartella è composta da odla production e poi la completiamo con la selezione, altrimenti directory sarà uguale a cloud privata, scusate, cloud alias odla production slash $val. Sì, perché non è settata nel caso post cartella, quindi va completato anche col nome della cartella utente. Bene, e lo stesso facciamo col percorso. Quindi se post cartella è diverso da stringa vuota, la nostra variabile percorso sarà uguale a privata slash cloud slash alias slash post cartella, altrimenti privata cloud odla production. Bene, poi questa parte di qua di codice va bene, perché con server document root poi siamo in Apache htdocs e poi ci concateniamo la variabile percorso, quindi il percorso per la funzione real path dovrebbe essere completo. Poi dobbiamo andare a modificare invece le funzioni read file e unlink. Quindi il read file lo dobbiamo fare su cloud alias odla production download zip, e poi ovviamente anche la cancellazione del file appena creato. Quindi salviamo, F5, selezioniamo le nostre due cartelle, effettuiamo il download multiplo e come vedete è stato scaricato correttamente il file download zip. Perfetto, quindi sta funzionando correttamente anche il download. Ora l'unica cosa che in realtà ci manca è l'unzip dei nostri file. Quindi innanzitutto andiamo a caricare il file css zip che avevamo scaricato nella precedente video guida. Bene, lo rinominiamo e andiamo a modificare anche la funzione per l'unzip. Quindi in elenco file ci modifichiamo dir zip con cloud alias get cartella, altrimenti cloud alias odla production. Perfetto, quindi salviamo, F5, scompatiamo la nostra cartella css.zip e come vedete è stata creata correttamente la cartella css e al suo interno
troviamo tutto il suo contenuto. Bene, ora possiamo anche cancellarla. Perfetto. E direi che ci siamo, quindi abbiamo definito la root per l'utente, in questo caso di default o della production, con la modifica di tutte le funzioni. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se ne siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida completeremo lo spostamento del cloud, andando a creare in automatico per ogni utente la sua cartella all'interno del cloud.